La gara con l'Atalanta non ci deve dare presunzione, più che altro. Ci deve dare entusiasmo, quello non fa mai male. Le energie sono quelle che comunque disperdi dopo una partita importante così, con un livello di impegno agonistico alto, oltre che mentale, come è stato quello contro l'Atalanta, ma non ci deve dar presunzione, non deve dar presunzione ai nostri calciatori, non deve dar presunzione al nostro ambiente, non deve dar presunzione a noi come Samp. Ci deve dare il giusto entusiasmo. Dobbiamo sempre capire che ogni volta bisogna rimetterci la faccia, ogni volta bisogna cancellare quel quaderno che abbiamo scarabocchiato e scrivere ancora, e scrivere sempre cose nuove. Quella è la grandezza di una squadra che vuole crescere. Nella partita di domani so già cosa mi aspetta, perché so come gioca il nostro avversario, so quali sono le caratteristiche. La partita è come se la stessi vivendo adesso, è come se l'avessi già vissuta nelle dinamiche. E ai miei calciatori chiedo di essere bravi, rapidi e veloci nel capire le cose che abbiamo visto, che tipo di partita bisogna fare, quanto meno ci sarà, ed è determinante e fondamentale, pareggiare la loro stessa rabbia. Dobbiamo giocare con il loro stesso livello di rabbia e di determinazione. Il Crotone è una squadra che fa le cose per bene. Abbiamo visto le partite e non è una squadra improvvisata, non è una squadra che fa le cose per bene, è una squadra che ha saputo tenere testa a squadre importanti di questo campionato. Ha le idee chiare su cosa fare e le fa rispettando appunto le caratteristiche dei propri giocatori. Ecco perché la partita è difficile anche sul piano tecnico-tattico. I 3 punti che ci sono in palio contro il Crotone hanno lo stesso valore di quelli di domenica scorsa o di 2 settimane fa o di 3 settimane fa, non cambia nulla. Le risposte che mi aspetto vanno di pari passo, mentali e tecniche sono la stessa cosa. Se non giochi con un impegno mentale fai male tecnicamente, e viceversa, se non giochi bene tecnicamente perdi fiducia in te stesso e quindi va ad inficiare anche l'aspetto mentale. Dobbiamo creare situazioni che ci permettano di dare sempre un'inerzia positiva alla partita. Io ho una rosa con più giocatori in grado di poter giocare la partita dall'inizio perché è frutto della crescita dei giocatori stessi. Fossero rimasti quelli dell'anno scorso sarebbe stata la stessa cosa, perché poi c'è chi cresce e chi si migliora all'interno della squadra stessa. Io penso che quelli che c'erano siano cresciuti e quelli che sono arrivati hanno contribuito e contribuiranno a far sì che la squadra possa crescere ancora. Nelle 3 partite qualche cosa bisognerà cambiare inevitabilmente, perché le 3 partite ti portano via risorse ed energie, ma penso a giocarmi una alla volta. Non penso oggi a quello che farò tra 7 giorni, penso oggi a quello che dovrò fare domani, giocarmela con i calciatori che ritengono più funzionali alle caratteristiche dell'avversario, con un piccolo sguardo alla partita di martedì prossimo, giocandocela appunto con giocatori più funzionali a quel tipo di partita. Quindi le scelte che faccio sono orientate a Crotone, con un mezzo occhio di riguardo a quello di Milano e punto, ma un mezzo per contestualizzare bene i calciatori in funzione di quella partita.